Prova ragazzi, ci siamo. Un po' al limite. Un po' al limite, però ci siamo. Perché c'è la finale dei 400 metri ostacoli femminili. È la finale. C'è ritorno audio. Allora, scusate se mi intrometto qua un po'. È una fase concitata della mia serata perché devo anche scrivere articoli. Allora, Muhammad in testa. Muhammad in testa. E ha rischiato tantissimo. McLaughlin era lì. Ed è un record del mondo. Ed è un record del mondo. Una gara coraggiosa, ha resistito nel finale ed è riuscita a vincere con il record del mondo, il secondo della stagione. Ma cosa sta succedendo ai campionati del mondo adesso, ragazzi? Cosa sta succedendo? Allora, intanto ti chiedo, Vabo, di mettere il telefono alla finestra per evitare problemi di connessione. Scusa, siamo proprio estemporanei qua. Così estemporanei che naturalmente la barra sotto non è aggiornata. Allora, ci siamo. Ci siamo entrati nel vivo, proprio nel vivo dell'evento. Eh sì, ragazzi, record del mondo. Ora, pian piano mi preparo. La situazione è questa, sta succedendo di tutto in questo momento, c'è Barshim che salta i 2,33 m, Tamberi ha passato i 2,31 m dopo 2,30 m dopo un tentativo sbagliato e adesso ha solamente due tentative di posizione a 2,33 m per far saltare il banco. Ma io devo fare anche altre cose, ho degli impegni giornalistici, devo anche scrivere un pezzo sulla 4% che si è appena svolta maschile e femminile. Ma adesso faremo praticamente un po' di brainstorming insieme. Insomma, vi renderò partecipi anche di questo. Però adesso ci guardiamo il salto di Tamberi. Sì, ho appena mangiato. Insomma, come vedete qua la situazione è parecchio da accampamento. Insomma, l'atletica la viviamo anche così. Attenzione, attenzione. È un atleta neutrale autorizzato. Quindi non vincerà la medaglia per la sua Russia perché appunto la sua federazione è ancora squalificata. Ma Akimienko in questo momento è in testa insieme a Nisa Sekau. Se avete visto il video che ho pubblicato proprio all'ultimo, un'oretta fa, sono i due giovani che dicevo faticano ancora a trovare la loro dimensione. Con Barshim che nonostante l'infortunio da cui sta cercando di recuperare molto lentamente, di cui Barshim è ancora in testa, ancora nettamente il più autorevole dei rappresentanti del salto in alto. Tamberi cerca di esserlo. Allora, adesso facciamo questa pazzia qua. Continuiamo nel... Perfetto. Ci autoguardiamo. Scriviamo un articolo in diretta per Sprint News sulla 4%. Non c'è nessuna volontà di fare sponsorizzazioni quanto di mettere insieme varie cose, perché il mio tempo è limitato. Ma teniamo d'occhio anche Tamberi. Come vi ho detto, ha fatto un tentativo solo a 2,30 m. Ha deciso di passare direttamente a 2,33 m. E in questo momento è pronto. C'è Sottile dagli spalti che fa il video col telefonino. Signori Tamberi, Jimbo, Thomas, ritorno domenica. Forse chiederò di salutarti a mio padre se vuole. Ecco Tamberi che sta animando il pubblico. La gara di salto in alto è una delle più seguite anche per la presenza di Barshim. I pochi qatarioti che sono appassionati di atletica lo sono grazie a Barshim. E Tamberi è un grande amico di Barshim. Eccolo che sta per saltare. Veloce no! Una bella parabola, ma forse mancava ancora un po' di elevazione. Mancava un po' di elevazione. Però se ha deciso di arrivare a questa quota vuol dire che se la sente
se la sente, ma il suo sguardo, beh, come sempre in realtà, quando è in gara è spiritato, ha bisogno di trovare le certezze, si dispera. Ok, allora, l'Italia della 4% si salta al mondiale di Doha. Due record italiani in pochi minuti. In finale riceve la squadra che non ti aspetti. Herrera, Gru, Upper, Bongiorni e Siragusa. Tra gli 8 quartetti più forti al mondo. La vittoria dell'Azzurra è catturata in diretta dalle telecamere Rai, quando inizialmente fuori l'Italia passa il turno per la squalifica del Brasile. 43,04 del tempo, migliore di 4 centesimi rispetto al primato del 2008. Facciamo così. Un risultato di spessore che arriva al termine di stagione difficile per le 4 protagoniste. I problemi fisici si sciolgono. Il punto è che nell'intervista si capiva che la carica agonistica ha fatto superare i problemi fisici. Quindi possiamo dire appunto la carica agonistica, la cattiveria agonistica più forte delle grane fisiche, dei problemi fisici. Allora Wood, 42,90. È esattamente per questo che ho voluto fare questa roba. Allora, questo era il personal best della start list, non dei risultati. Allora eccoci qua. Nella seconda batteria, in effetti, 41,90 l'Italia, record nazionale. E il vecchio record che ho preso da Wikipedia, che era evidentemente non aggiornato, in realtà è di 43,04. Perfetto, grazie per la correzione. Non so se avrei avuto il tempo di controllare. Migliora il precedente primato di 43,04. Forte dei problemi fisici, non è richiesto di scrivere molto, quindi sì. Buoni cambi, frutto di mesi di preparazione con raduni mirati. Organizzati dalla federazione. I frutti di questo lavoro si sono visti anche nella prova maschile, dove Mattia Cattaneo, Fausto Lesalu, un attimo, ecco Barshim. Ah, non ce la fa, non ce la fa. Sembrava quasi a questo punto, anche lui è a rischio, ancora un tentativo, se non sbaglio. Tamberi invece all'ultimo tentativo. Naturalmente non devo esagerare con questa cosa, sto cercando. Esatto, era questo. Fra, sto scrivendo per Sprint News, ma questa non c'era volontà di fare pubblicità, è che dovevo farlo per forza, però non volevo rinunciare a questa live, quindi ho iniziato così. Ho iniziato in questo modo. Cioè, la disperazione di Barshim, vedete, c'è un sacco di gente vestita, diciamo, come i sceicchi. Probabilmente sono anche molto ricchi. In questo momento abbiamo, a vedere, che non c'era nei giorni scorsi, appunto perché in modo molto opportunistico hanno aspettato che ci fosse Barshim per venire lì ad occupare i posti dello stadio. Tamberi attualmente è nei primi 8, si viaggia per un posto nei primi 8 al mondo. In realtà bisogna vedere anche se riesce a superare la quota. Ricordatevi che se non riesce a fare questo salto rimane con il suo 2,27, che non è eccezionale. È minore della misura della qualificazione, ma ha voluto lui arrivare a 2,30. Ecco Tamberi. Ci guardiamo Tamberi prima di continuare. Intanto vi ricordo, caduto il record del mondo del 400 ostacoli grazie della Muhammad, grazie a una gara molto molto coraggiosa. E nel finale ha resistito
alla McPherson, che è andata molto forte. Credo che avrebbe battuto il record del mondo precedente addirittura. Se non ci fosse stata la Muhammad, sarebbe stata lei la record woman. Tamberi di nuovo a esaltare la folla che segue questi campionati del mondo, la curva del salto in alto, e sono gli sceicchi che battono le mani. Come vi dicevo ieri, Tamberi la sua caratteristica è quella di essere un atleta internazionale, che in Italia è veramente molto difficile essere tifato da molte nazioni. Eccolo, per favore non tossisca così, signore. No! No! Era il migliore oltretutto. Un'altra delusione per Tamberi nel salto in alto. Ora io un po' lo pensavo. Per lui sicuramente è una delusione. Ma io un po' lo pensavo che dopo una stagione senza picchi, lui ha fatto il miracolo a qualificarsi in finale. Quest'anno 2.27 per lui era una misura top, considerato che Rabat ha fatto 2.25, 24, non mi ricordo. Non ha mai avuto un picco e la prestazione migliore l'ha fatta indoor quando ancora i problemini fisici non si erano presentati. Lui ci ha creduto molto e molto probabilmente, conoscendo il suo carattere, ha anche nascosto i problemi a cui è andato incontro. Li ha anche nascosti per rassicurare la gente che lo segue, lo ama, lo tifa e evitare che si accumulasse un'aura negativa nei suoi confronti. Quindi sicuramente si prenderà le sue responsabilità, poi vediamo. Lui fa un sacco di autoanalisi, ce lo godremo nell'intervista, sarà interessante sentire cosa dice. Ma la gara è ancora lunga purtroppo. Tamberi attualmente è nono, con 2,20, ottava pari merito, con 2,27, sì, ottavo pari merito. Nei primi 9 al mondo, possiamo dire. Sì, Russell, piano piano è migliorato, piano piano ha trovato. Allora, e c'è l'idea che gli USA potrebbero essere squalificati in staffetta, che facciano ricorso, quindi questo articolo che sto scrivendo potrebbe anche essere già vecchio, una volta pubblicato. È una situazione molto molto spinosa. E c'è la finale dei 3000 siepi in partenza. Quest'oggi ci sono un sacco di gare condensate, si finisce presto in realtà. Il programma finisce già alle 21:30, è praticamente un'ora e mezzo prima rispetto a ieri, e lo fanno, non credo solamente perché c'è la marcia alle 22:30, insomma un'ora di buco è piuttosto importante. Forse perché insomma venerdì paese musulmano c'è qualche strano motivo, ma vedremo. Magari una preghiera. Altrimenti questo programma è molto condensato oggi. Abbiamo una gara di siepi in cui il favorito secondo me è l'Etiopia uguale, per quello che ho fatto vedere quest'anno, per la capacità di andare forte in gare tattiche, in gare leggermente più tirate. Se si butta proprio sul ritmo, allora le sorti pendono in favore di El Bakkali, che è l'unico di questi che ha un personale sotto gli 8 minuti, anche se quest'anno ha fatto 8.01, comunque il migliore al mondo. Poi c'è Vuale 8.04, i keniani sono un pochino in ribasso ultimamente e abbiamo un sacco di finti americani, cioè un sacco di americani di origine keniana comunque. Allora, Jacopo, sì, almeno lui era stabile intorno a 2.35, 2.37, 2.35-2.37, ha fatto 2.39 a Monaco, quella volta che ha voluto, ha peccato di hubris, che significa voglia di esagerare, sentirsi un dio. Si sentiva un dio all'Hercules di Monaco, quando ha fatto quel 2.39, ha provato quel 2.41, purtroppo per lui infortunandosi al piede, perché da quel momento in poi ha anche cambiato la tecnica, che in questo momento è più l'ingresso è meno veloce rispetto al passato, e comunque sia si vede che non ha la reattività ancora del 2015 ed è un peccato assurdo, del 2016, ed è un peccato assurdo. Ok, è male, sì, male, ha provato a rischiare, non so quanto, secondo me 2.30 doveva provare a farlo subito. Cioè, forse si sentiva di avere energie limitate e per questo motivo ha aspettato. È passato al 2.33. Vediamo. Intanto, piccola pausa per finire di scrivere questo articolo, se no mi cannano. Quel poco lavoro che ho. Allora, buoni cambi, frutto di mesi di separazione, quadroni mirati organizzati della federazione, possiamo dire così, dai. Bisogna essere sintetici. Frutti di questo lavoro sono visti anche nella prova maschile, dove Mattia Cattaneo fa sto risalu
Fausto Risalu. Entrato al posto di Desalu all'ultimo momento. Marcel Jacobs. Ecco Barshim che fa 2.33. Vediamo. Che bello è stato questo 2.33. Che bello. E rispetto ai salti precedenti, in cui era ancora timoroso per vedere l'infortunio che ha avuto, si è visto una maggiore velocità e un'azione un pochino più raffinata. C'era questo commento che mi avevate fatto nella qualificazione, in occasione della qualificazione 3 giorni fa, che sembrava che Barshim planasse sulla sticella, quasi non avesse la confidenza di un tempo. Invece qua l'ha dimostrato. E adesso i giovani che vi dicevo che devono emergere hanno un avversario molto temibile. Ecco l'australiano, la prova. Mentre le siepi tardano a partire. Già. Allora, no, vedo che qua siamo. Ci siamo. Sì, il streaming c'è. Scusate, insomma, è il mio piccolo cruccio. Quando non vedo messaggi a lungo penso che sia perché manca la connessione. È un mio terrore. Però semplicemente perché siamo in pochi. E comunque siamo in una fase di. Stiamo aspettando che arrivino queste. Che partano queste siepi. Però ditemi cosa ne pensate del caso Barshim. Lui ce l'ha fatta a tornare al top, addirittura riferisce Bragagna, diceva che dopo l'infortunio, all'inizio del suo gravissimo infortunio, pensava che non sarebbe stato più in grado di tornare a saltare. Potrebbe diventare invece campione del mondo nel suo paese, nella sua Doha. Allora, Mattia Cattaneo, Marcel Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu scendono sotto. Ci guardiamo i risultati della 4% maschile. Ecco che partono le siepi. No, non scendono sotto. Segnano. Ok, 6.11, altro record italiano. Sì. (38.11) esatto. No, grazie. Fai il correttore di bozze. Altro record italiano. Un po'. Purtroppo non abbastanza per la finale. L'America è entrata in finale con 38.03, è l'ultima delle ripescate, è l'ultima delle qualificate ufficiali, diciamo. Però è a rischio eliminazione, un po', quindi posso dire qua un po' concitato l'ultimo cambio. Con gli Stati Uniti, vabbè, posso scrivere qua che il lanciato di Tortu è stato decisivo per recuperare qualche posizione. Quinti in batteria. Purtroppo non abbastanza per la finale, un po' citato l'ultimo cambio con gli Stati Uniti. Un po' lunghi. Credo che siano stati gli Stati Uniti a scontrarsi un po' con l'Italia, c'è stato questo piccolo contatto. E a rischio eliminazione potremmo dire. Per ora scrivo così. Poi correggo.
Non è quella di in tempo, ma battere la Giamaica 38-15 fa la sua bella figura. Nel caso venissero squalificati, per gli azzurri, gli azzurri avanzerebbero in zona qualificazione. Un po' concitato l'ultimo cambio. Con qualche contatto con gli Stati Uniti, un po' lunga di discriminazione, una cosa del genere. Piano piano mi viene l'ispirazione. Comunque, parliamo adesso, concentriamoci un attimo sulle siepi in questo momento. E su Barshim, che adesso è 2,35 m, credo, che la progressione sia di 2 cm. Gli etiopi stanno tirando il gruppo. Come molto spesso abbiamo visto da parte loro, in occasioni del genere, c'è una specie di gregariato tipo ciclismo, perché il favorito è in seconda posizione in questo momento, poi c'è il keniano, credo che in non è uguale il favorito. C'è un keniano in terza posizione. L'attenzione della regia è per Barshim. Eccolo. Ormai Barshim ha preso il via. Ha ritrovato la forza e la verve di un tempo. Questa quota è un problema per tutti. E lui l'ha superata alla prima. Tamberi lo abbraccia ormai senza più impegni agonistici. È diventato, come lo è sempre stato, l'amico e supporter di tutti. Tra l'altro, quando le italiane hanno fatto il record del mondo, il record italiano, scusate, nella 4% femminile, Tamberi è stato il primo ad andare ad abbracciarle. Barshim ormai è una bestia, è ritornato ad essere quello di un tempo quasi. Le sensazioni almeno sono quelle. Magari 2,40 non lo fa adesso, però le sensazioni sono quelle di un tempo e la convinzione di poter tornare ad essere così forte lo esalta sicuramente. Di averlo fatto, di aver trovato di nuovo quelle sensazioni proprio qui nel mondiale di casa, campionati del mondo di Doha, è ancora meglio. Ecco il russo che cerca di rispondere alla e ce la fa! E ce la fa pure lui, inizia ad essere. Io pensavo non fosse, questa finale non avesse le premesse di essere così di alto livello. Invece sta dimostrando qualcosa di clamoroso e di pazzesco. Che finale! E abbiamo anche lo stimolo per Barshim per continuare ad andare forte. Ma io devo chiudere l'articolo, scusate. Allora, Stati Uniti, con gli Stati Uniti ingombranti, Stati Uniti in corsia, nella corsia a fianco, con Bianti, lunghi nel cambio, un po' lunghi nel passaggio del testimone, lunghi nel passaggio del testimone e discriminazione. Ok, perfetto. Poi evidenzio record italiani, evidenzio la parola gioia, evidenzio la scritta stagione difficile. Intanto si sta infiammando. Oh, un altro atleta sopra i due. Tra l'altro atleti neutrali autorizzati. L'ultimo giro delle siepi. Sta succedendo di tutto. Sta succedendo di tutto. Evidenzio preparazione. Evidenzio lanciato. Evidenzio battere la Giamaica.
E via. Sottile. Siamo sull'ultima riviera adesso. E sarà una volata. E a questo punto il favorito vuole non c'è. C'è l'etiope che stava guidando finora la gara, Girma. E Kipruto che cerca... No, è un pari merito. Che volata. Che volata. E fare 2.38 l'ultimo 400 metri di una gara di siepi. E l'ultimo 1000 di una gara di siepi. Sarà Kipruto. Kipruto che comunque sia l'anno scorso ha avuto leggeri dubbi di doping, mi ricordo. Quindi, cioè... Kipruto è dato per vincitore. Che tempo? Il miglior tempo del mondo? Forse no, per pochi centesimi. Non c'è l'ufficializzazione del miglior tempo dell'anno. Il miglior tempo dell'anno. Kipruto vince con una volata pazzesca. Una volata pazzesca. E il Kenya che davo il ribasso ha vinto questa gara di siepi. Questa gara di siepi. Allora. Niente, qua aggiungo un piccolo titoletto intanto. Detto... In finale... In finale... Il quartetto femminile. Quello maschile più quotato, manca l'appuntamento per pochi centesimi. Perfetto. Piccolo articolo scritto, anche questo impegno risolto. Tutte e 2.35, sì, peccato per Tamberi. Scusate questa piccola divagazione, però cerco come sempre di rendermi la vita difficile facendo un sacco di cose. Adesso parliamo del salto in alto. Signori, avere 3 atleti. 3 atleti. Sono quanti sono? 4? No. Ce l'andiamo a vedere. Impegnati a 2,37 m in un campionato del mondo. Questi campionati si stanno infiammando nella loro seconda parte. Si stanno infiammando. Abbiamo visto risultati non eccezionali. O meglio, non incredibilmente eccezionali nella prima. Ad esempio la Hiles, Coleman ha vinto bene. Però non sono quei risultati che ti fanno dire wow, se hai avuto Bolt fino a qualche anno fa. E invece, col salto in alto soprattutto, che mi fa pensare appunto che questa pista sia predisposta per avere delle caratteristiche che ti rendono i salti molto molto favorevoli. Ecco, sono in 4 in realtà a 2.37, perché Neda Zekau, quello che è appena saltato in questo momento, aveva, dopo un tentativo a 2.35, deciso di passare direttamente a questa misura. Barshim ce l'ha fatta non solo 2.33, una volta che ha fatto 2.33 si è come sbloccato, 2.35 è venuto su alla prima ma con facilità assurda, un pochino meno gli altri due russi neutrali autorizzati, Akimenko e Ivaniuk, che comunque hanno risposto alla chiamata in maniera incredibile considerato che siamo a questa quota. Sia Ivaniuk che Barshim si sono risvegliati a quella, vedete, 2.33, 2 errori prima di superarlo, 2.35 hanno trovato praticamente il feeling giusto con la pedana. Allora, sì, esatto. Alla fine, come ogni cosa, le sorprese, le soddisfazioni migliori vengono dalle sorprese. In realtà non so quanto possa classificarsi come sorpresa il record del mondo della Muhammad, che comunque sia un mese e mezzo fa aveva fatto vedere di essere capace. Insomma, sapeva che era in forma. Nei 400 metri sicuramente un po' di più con Salva Naser. Qua nel salto in alto non me l'aspettavo proprio. Io mi aspettavo un salto in alto un pochino un anno di transizione con atleti forti, infortunati, con atleti giovani che crescono. Qua siamo a 2.30. Attenzione! Spoiler! L'avete visto? Barshim ha una O sul 2.37.
Barshim ha una O sul 2.37. Scusate, siete leggermente in ritardo. Ah, che salto è stato! È incredibile! Se riuscisse a fare 2.40 adesso! Se riuscisse a fare 2.40 adesso dopo tutto quello che è passato! Esatto, esatto. 2.37 alla prima! Ma cos'è? Ma chi è Barshim? Cosa c'è nascosto? Quest'anno, lo sapete quant'era lo stagionale di Barshim quest'anno prima di fare questo 2.37? Non credo nemmeno fosse salito sopra i 2.30 quest'anno. Ha fatto 10 cm di miglioramento annuali. È incredibile. Ha rischiato di farcela Ivaniuk. E Akimienko in realtà, l'altro russo. E adesso toccherà a Ivaniuk. Che gara sta succedendo qua? Cosa sta succedendo? Cosa c'era in quel salto in alto? E magari è incredibile. ...2,29 aveva quest'anno. 2,29 aveva quest'anno. E non è ancora finita, abbiamo ancora 2 gare se non sbaglio. Abbiamo sicuramente 400 metri maschili. Iniziano a sbagliare gli altri. Ultra istinto. Ciao Alessandro. Cioè, sta succedendo di tutto. Quest'oggi l'orario è compresso in 2 o 3 ore. Tipo modello meeting, si è iniziato alle 7 con le staffette, caduti il 2 record italiano, la staffetta femminile. Senza sperarci si è qualificata grazie alla squalifica del Brasile. Si è qualificata in finale. I maschi no, però c'è la possibilità. Scusate, ho fatto un errore nell'articolo, devo correggermi. Quarti in batteria. Giustamente. Poi per essere proprio, se volete fare, diciamo, i giornalisti, ricordatevi di impostare su WordPress la frase chiave. Quindi Italia record 4. Ah, vabbè, sta revisionando la redazione, quindi chi se ne frega. Ok. Perfetto. Allora, sopra i 2,40 secondo me lo fa. A questo punto secondo me lo fa. A parte che ha dimostrato una facilità d'azione e un margine che gli permette di fare 3 centimetri di più di quello che ha fatto vedere adesso. Secondariamente credo che quando, se gli altri 3 avversari saranno eliminati a questa quota, lui sceglierà direttamente un 2,40, non passerà da 2,39, sceglierà sicuramente un 2,40 o un 2,42 o un 2,41, insomma, se vuole fare lo sfizioso. Tanto c'è Tamberi che parla. Poi la gara di casa, cioè, secondo me non so, quello che sta passando nella testa di Barshim in questo momento è un'emozione incontenibile che fa fatica a tenere, insomma. Ti scarica sulla pedana in maniera assurda. Ecco l'altra finale di cui stavo parlando, quella del disco che è iniziata. Anzi, siamo un po' avanti in questo momento. Nel disco femminile in questo momento la Perkovic non è la favorita. Non è l'anno della Perkovic questo. Non è più salita sopra i 70 metri. E le 2 cubane, Caballero e... tra cui Caballero, sono invece in lizza per la vittoria. Tamberi si inchina. Tamberi si congratula. È l'amico di tutti. Sì, non è... Attenzione, dicevo che 70 metri non era questa stagione. E invece qua un 70 metri sembra arrivato dalla Caballero. Un lancio che ci fanno vedere che però proveniva dal tempi delle siepi. Infatti siamo praticamente in fondo. No, era un 68 metri. Ancora una volta la fettuccia mi ha tradito. Sono disposte un po' maluccio le fettucce. No, perché i 70 che vedete sono il numero 70 è tutto alla destra rispetto alla riga dei 70 metri. Quindi sembra che abbia superato i 70 metri, perché di solito il 7 e lo 0 sono posti uno da una parte e uno dall'altra rispetto alla riga. Invece non è così. Eccoci. Abbiamo... Ah, peccato Mirko.
Ti faccio da radiocronaca. Allora in questo momento abbiamo il belorusso Nedasekao in pedana. Lui deve farla per forza perché ha passato i 2,35 m. Ha solo 2 tentativi. Niente. Era un salto meno. Sì, è arrivato quarto intanto. Ha rischiato perché voleva arrivare sul podio. Era un salto meno potente rispetto a precedenti, con meno elevazione. Quindi è comunque un po' mareggiato, però non mi sembra troppo deluso. Il suolo ha dato. Insomma, la gara del disco invece prosegue tutta regolare, come ci aspettavamo. In realtà le posizioni sono quelle. Nedasekao fuori, esatto. Che sta succedendo a questi mondiali nel salto in alto? Piano piano tutti sono chiamati a rispondere allo strapotere di Barshim e stanno fallendo. Adesso tocca ai due russi. Siamo alla fine del disco, si risvegliano ora. Akimienko deve mettere ancora a punto qualcosa. Sembra che ce la possa fare, perché ha incocciato l'asticella mentre in fase di salita. Di solito quando succede così è perché la tecnica non è perfetta. Non l'ha fatto quando è al massimo della parabola. Vuol dire che ha del margine anche qui. Cioè deve mettere a punto qualcosa. Sì, naturalmente non sono per la Russia. Gareggiano in completo Nike, tra l'altro. Sono atleti neutrali autorizzati. L'anno prossimo la Russia torna come nazionale. Confermi? Dovrebbe essere l'anno prossimo. Se no l'anno prossimo, ai prossimi mondiali ci sarà sicuramente la Russia. Non di poco, però siccome ha incocciato l'asticella in fase di salita, vuol dire che non ha ottimizzato il salto. Può migliorare nella tecnica. Vedete, Ivaniuk invece, quando era nel massimo della parabola, non ha svincolato l'arcata della schiena, cioè non ha fatto questo movimento, non so in termini tecnici come si chiama, però questo è un errore di mancanza di reattività, e questo modo di saltare è necessario per dare quel piccolo impulso in più, per migliorare di qualche centimetro, e quindi si tratta di un errore dovuto semplicemente a dei limiti fisici dell'atleta, in questo caso appunto mancanza di reattività e di forza, ma è totalmente comprensibile. Mentre Arinenko precedentemente credo che abbia ancora qualcosina in più da mettere a punto. Per Ivaniuk invece dico ha bisogno di essere più forte nel salto dopo rispetto a questo qua. No, vanno a medaglia, Mirko. Semplicemente non si canta, non c'è l'inno se vincono l'oro, e il medagliere non è quello della loro nazionale. Non è che è un campionato regionale toscano e gareggiano a testa del Lazio, per dirvi. Ah, vedete cosa è successo qua? È finita. Però quest'ultimo salto di Akimienko era migliore rispetto al precedente. Era quello che dicevo. Era migliore rispetto al precedente, ma non è stato comunque abbastanza. Allora c'è un solo altro atleta che potrebbe ancora mettere a rischio, o almeno sfidare Barshim, rendere interessante questa sfida. Perché continuare, insomma, questa sfida. Tanto intervistano Kipruto, vincitore della gara delle siepi, con volatone assurdo. Una gara tirata degli etiopi, ma non è stata abbastanza. Del Baccali è solamente terzo. Sì. L'ultimo salto di... Ah no! Era un 2,37 questo, per pochissimo. Ancora una volta problemi nello svincolo, a toccata con i piedi, a toccata con le caviglie. Era un 2,37 praticamente fatto. Tutti questi atleti sono migliorati. Vi ricordo che quest'anno la migliore misura era appunto 2,35, ma la migliore misura dell'anno adesso è quella di Barshim. Ora bisogna vedere se continuerà a avere la concentrazione giusta. Se fosse stato Tamberi avrebbe continuato a saltare. Vediamo, sembra quasi già in fase di celebrazione. Peccato se avrei sperato che i russi quel 2,37 lo facessero, perché Barshim continuasse. No. Ciao ragazzi. Non è un segno di festeggiamento, è finita qui. Barshim salta 2,30. 2,37, scusate. 2,37. Esatto, vedete in ritardo perché ci mette un po' a trasmettere.
YouTube la live, ma così almeno evito di fare spoiler. Nel senso, un po' meglio per voi. Allora, 2.37, 35-35, due personal best. Linda Secao è l'unico che non fa personal best e per questo motivo è fuori dal podio. Lui che aveva 2.35 quest'anno ed era in testa alla classifica. Tamberi solamente ottavo a pari merito. Dietro di lui solo Wang, Robinson e Castro Rivera. Purtroppo non arriva a una misura migliore rispetto al 2.29 della qualificazione, solo 2.27. Peccato. È inglese, sì, è un inglese un po' kenianico. C'è un inglese di cattivo gusto, però i keniani parlano così. Guardate la volata dei 3000 siepi. Questi sono pochi centesimi, ma fanno la differenza, eh? Uguale, non ha la forma della Diamond League di Roma, del Golden Gala, dove vinse in 8-0-4. Sembrava lui il dominatore della stagione. Tra parentesi, parlando di etiopi non in forma, Tefera nelle batterie di 1500, nelle semifinali di 1500 si è addirittura ritirato, era in scarsissima condizione. Fanno rivedere il salto di Barshim. Adesso ci manca la finale dei 400 metri. Una finale senza re, purtroppo, naturalmente lo sapete, 8 centesimi. Se così sono 8 centesimi anche quelli che impediscono alla 4% di qualificarsi in finale. Cioè la maledizione degli 8 centesimi. Non andiamo in finale per 8 centesimi né nei 400 né nella 4%. Guarda caso è un giro, anche in quel caso. Tamberi non riesce più. L'anno scorso Tamberi ha fatto 2.32, che voleva dire quinto posto oggi. Però ha fatto 2.32. Già un pochino di più si poteva sperare. Credo 2.33 se non sbaglio. Comunque qualcosina di più aveva fatto Tamberi l'anno scorso. Quest'anno tanti problemi. Non l'hanno ancora intervistato, mi sarebbe piaciuto che l'avessero fatto perché c'è molto da capire dall'autocritica che riesce a fare sempre Jimbo. Qual è il punto? Che è probabile che abbia addirittura nascosto i suoi problemi. Per il suo carattere è importante proporsi come esempio positivo e quindi anche se ha avuto una preparazione molto corta, probabilmente ha saltato molti allenamenti, è riuscito a tirar fuori con la sua esperienza molte caratteristiche, le sue caratteristiche, la sua capacità e a qualificarsi per la finale. Già una finale per me, per un atleta senza riferimenti quest'anno è tanta roba. Non ha avuto riferimenti quest'anno Tamberi. È da tanti mesi che non faceva una gara. Credo l'ultima volta che l'ho visto era a Rabat a giugno, cioè, capite? Allora, tanti commenti. Sì, hai ragione. Nicker, che non aveva senso provare il 240. L'unico che avrebbe continuato in questo caso era Tamberi, ma sapete, Tamberi quando continua, cioè cosa è successo a Monaco nel 2016? Certe volte è giusto fermarsi. Barshim venne da un infortunio, ha ottenuto il massimo che poteva ottenere e ha deciso di fermarsi, vincendo nella gara di casa con 2.37, migliorandosi di 8 cm rispetto all'anno scorso. Quindi, top Barshim. Sì, è vero Martonx, l'avevo detto anche prima che Tamberi in stagione, mi riferivo naturalmente alla stagione outdoor. Tamberi è qua ai mondiali solo per quel 2.32 fatto indoor, altrimenti non ci sarebbe nemmeno qualificato, non avrebbe fatto il minimo. Ok, no, manca la costanza ovviamente. Wood dici, ma come mai Tamberi sì e Tamberi no e Barshim sì? Te l'ho detto, Tamberi nasconde molte cose secondo me, nasconde molti problemi. Per un atleta è importante far... Eccolo qui. È importante far apparire tutto facile per essere ispirante. Eccolo, lo sentiamo. Si è stupito della qualificazione, dici. Ah, siamo in tanti, Emanuele. Aspetta la marcia, Francesco. Aspetta la marcia a 20 km maschile. Credo che sia l'ultima possibilità di arrivare a 2. Forse 2 bronzi. Che? Problemi tecnici? Forse perché ha gareggiato poco? Quindi non ha avuto il feeling?
Tamberi è campione del mondo indoor. Nel 2015 a Portland Tamberi è diventato campione del mondo indoor. Come ve l'ho detto che un campione tende a nascondere i problemi. Ha avuto poi un virus intestinale tra le qualificazioni e la finale. Cioè, meno male allora a questo punto che c'erano 3 giorni di ritardo tra la semifinale e la finale. Però, avete capito? Cioè, è l'atteggiamento di Tamberi, quello di essere sempre positivo, almeno mostrarsi così all'esterno. Non trova mai giustificazioni. Seawood, quest'anno è l'anno dei finalisti. Tanti finalisti quest'anno, almeno questo ci possiamo consolare. No, Spartacus, secondo me sono due atleti diversi, Tamberi ed Au. Au è una scheggia impazzita. Viaggia tra salto in lungo, 200 metri, 400 metri, alla ricerca di una disciplina che lo renda ancora grande, senza concentrarsi su di una e capire che ormai il suo tempo è un po' limitato. Sta dicendo che siccome ha cambiato la tecnica, lo stile, si sta trasformando. Qualche problema dice era probabile che sarebbe saltato fuori. Come vi ho detto, Top si prende sempre le responsabilità di ogni cosa. Che è un po' come quello che è successo a Filippo Torto l'anno scorso a Berlino, quando l'intervistatore gli chiedeva: ma scusa, ma era la tosse che ti ha fatto andare piano? No, la tosse non c'entra un cazzo, ha risposto. E tutti a scrivere su Facebook che era uno screanzato. Beh, Martons, forse Tamberi ha forzato il recupero e nel forzare il recupero si è tirato dietro una serie di infortuni minori e di problemi nella tecnica, mentre Barshim ha avuto un tocco migliore, un approccio migliore. Poi è anche questione di infortuna, perché non si sa mai quando sei infortunato. Infortunato appunto equivale a dire sfortunato in questi casi. Quando sei infortunato non sai mai quando è il momento di tornare a spingere, è sempre timore, o lo fai troppo tardi, o non torni più a spingere perché hai paura di infortunarti di nuovo, oppure lo fai troppo presto e si ripresentano le vecchie magagne. Cioè è così difficile la situazione. Barshim è stato fortunato secondo me anche nel recuperare l'infortunio e ha avuto forse meno eruenza nel farlo. Intanto iniziano a presentare i 400 metri con tutti i giochi di luce eccetera. Ci sono soddisfazioni. Sì, hai ragione. Rispetto a 2 anni fa, non ci sono stati così tanti atleti che arrivano e dicono non so perché sono andato così piano. Molti che sono arrivati fuori dalla finale o dalle semifinali erano comunque piuttosto soddisfatti perché erano arrivati vicini al loro personal best. Fabri, ad esempio, nel peso è arrivato vicino al suo personal best. Se l'avesse fatto sarebbe andato in finale, ok? Ma è arrivato bene, è arrivato 13esimo. Anche Cestonaro è andato piuttosto bene. Comunque sia la seconda miglior prestazione dell'anno per lei. Palmisano secondo me è la più grande delusione di quest'anno. Grande sofferenza per lei. Sì, Gabri, peccato. Spiegati. Allora, si è perso negli anni, ma sembra che provando a gareggiare in disciplina sia andato discretamente. Ha fatto 2 o 3 gare buone, ma 46 secondi nei 400 non hanno portato a questi mondiali. È buono da staffetta in un campionato europeo al massimo, Coppa Europa squadre. Capite? Ecco Gardiner. Alessandro, si diceva prima, e ciao DDG3 eccetera eccetera. Alessandro, si diceva prima non ha provato il record probabilmente perché
si è già migliorato di 8 centimetri sì, di 8 centimetri rispetto a quello che aveva fatto quest'anno. Ha vinto il campionato del mondo, viene da un infortunio, c'è il rischio di sempre di esagerare. Si è gestito alla perfezione ed è riuscito a ritornare ai suoi livelli. Ha semplicemente preferito non rischiare, appunto, e godersi la situazione e andare avanti passo dopo passo, piccolo passo dopo piccolo passo. Secondo me, dicevo, Tamberi al posto suo avrebbe continuato, ma è proprio perché ha continuato oltre il suo limite, troppo oltre il suo limite, che a Monaco del 2016 si è infortunato. E forse anche per quel motivo che ci mette più tempo a tornare ai suoi livelli. Ah, vabbè, DD eccetera. Tamberi fa show. Tamberi fa show, però questo non influisce sui suoi risultati, sulle sue prestazioni. Non è che si deconcentra, anzi, è un modo per concentrarsi, perché scaccia i pensieri negativi. Quando l'Italia della 4% femminile ha fatto il record, lui c'era a complimentarsi, nonostante stesse già gareggiando. Allora, Wood, un tempo sotto i 44 oggi. Ma perché no? Ma perché no? Sì, Vez, io lo pensavo, infatti. Credo anche tu. Ciao, Vez. C'è tanta gente qui, eh? No, non credo. Credo che l'unico record del mondo, Ivan, sia quello di oggi, sia quello dei 400 ostacoli. Cioè, Van Nick, bontà sua, che sta guardando questa gara in televisione, è al sicuro ancora per qualche anno. Allora, io scommetto un 43,50. Così. Scrivetelo entro 10 secondi. Il tempo. No, italico scuro, non passa a meno che non facciano ricorso e squalificano gli Stati Uniti. Ok, ho visto i pronostici, ma siamo partiti adesso. Allora, tutti sulla stessa linea più o meno. Si avvantaggiano un po' i granadegni in corsie esterne. Un attimo, Ci fermiamo a 43,84 come ultimo pronostico. Guardiamo la start list. Gay James sembra leggermente avanti insieme a Sedegno. Adesso che viene fuori anche Kerley e Gardiner con una facilità pazzesca. Gardiner. Oh, attenzione, quanto sta facendo? 43-48. Avete visto Gardiner che lanciato che ha avuto? Il suo stile di corsa perfetto gli ha permesso di resistere molto meglio rispetto agli avversari. Con l'energia lumicino comunque andava come la moto. Cioè aveva la capacità di scorrere sulla pista. Gli altri avevano già da tempo iniziato a rallentare, a soffrire. Avevo detto tutti sulla stessa linea. È stata una partenza. In partenza sono andati tutti molto veloce. Molto veloce. Intanto vediamo Davide Re, se avesse rifatto il suo record italiano, quanto in ipotetica finale sarebbe arrivato intorno al sesto posto, perché correre già a 44,94, poi 45,30. Comunque che stile Gardiner. E mi sembrava, e lo dico anche nel video che è uscito un po' troppo tardi, comunque è uscito prima di questa gara, nel video di presentazione della giornata, Gardiner mi sembrava la Naser, insomma, della gara maschile, per la facilità col quale ha vinto batterie semifinali, ma non era la vittoria che contava, era proprio la facilità d'azione, questo stile di corsa che assomiglia a quello della Naser e che sembra essere il più efficace adesso sui 400 metri, a discapito della potenza. Guardate qua nei replay dall'alto come si dilata il vantaggio rispetto agli avversari. Solo proprio alla fine ha pagato lo sforzo, ma ancora a 100 metri dalla fine era perfettamente impostato. Che stile di corsa che ha Gardiner. Che stile di corsa che ha Gardiner. Allora, Wood, cosa dicevi tu? Ah no, diciamo, dai. Ci siamo avvicinati. A sto punto credo, siccome è invertito i centesimi, Wood deve aver vinto io, perché... Allora, Sapini, Alessandro, ancora meglio. No, 48? Allora niente, no. Però tu hai detto anche il nome di Gardiner.
Mi sono avvicinato di 2 centesimi, insomma, è buono, è buono. Spartacus si dice Franco Bragagna. Comunque spererei. Lo conosco tra l'altro. Ho fatto lo scroccone a casa di Franco Bragagna. Che non mi faccio mancare niente. Tanto ecco il nostro Gardiner che all'arrivo la smorfia. Ma solo dopo l'arrivo, perché prima è stato perfetto. Beh, 44 Emanuele. Se prendi tutti i centesimi, allora insomma è parecchio ampio come fetta. 40. Ah sì, è vero, 44 ha detto, no, avevo detto 43,50, vero? Non avevo detto 44,50, giusto? Come Spartacus. Quindi entrambi siamo vincitori delle scommesse per il pronostico per 2 centesimi? È ancora stanco, ma ci credo, Fare un 400, cioè lo sforzo lattaceo si recupera molto molto lentamente. C'è una sedia a rotelle accanto. No, in realtà mi sarebbe piaciuto vedere Van Niekerk in questa finale. Perché con Van Niekerk in forma lui parte fortissimo e resiste. E a quel punto Gardiner sarebbe stato costretto a venire su nel finale per battere Van Niekerk. Sarebbe stato un finale ancora più entusiasmante. So che un 43-03 si rivede poche volte, magari sarebbe stato anche lui su 43-50. La sfida sarebbe stata veramente, veramente, veramente bella. Beh, Jacopo, il bronzo mondiale in batteria si stava un pochino tenendo e si è anche visto, guardate intorno stupito, nel vedere Davide Re che lo stava superando. Davide Re si meritava questa finale anche perché, come vedete, gli atleti dietro, già dal sesto posto, facevano tempi nelle sue corde. Tutti quelli che hanno fatto prestazioni mostre in semifinale, i giamaicani, nella finale stavano andando piano. Guardate come scappano i piedi senza spingere al giamaicano che comunque è arrivato quinto, tempi simili a Davide Re. E Zambrano, questo Zambrano che è esploso praticamente in quest'ultima parte di stagione, da atleta promettente che arrivava a pochi centesimi davanti Davide alla Chalefon, qua con una carica agonistica pazzesca, supera molti dei favoriti. E arriva secondo. Sì, Van Niekerk ha iniziato i suoi problemi appena dopo i mondiali di 2 anni fa, infortunandosi giocando a calcetto o a rugby, non mi ricordo. E poi da quel momento in poi era sempre dato annunciato a un qualche gara, a un qualche meeting, e subito dopo si scopriva in realtà che si era rinfortunato ed era costretto ad aspettare. Ah, esattamente questo. In realtà, come dici tu, Jacopo, l'impressione di Nasser è stata ancora più positiva rispetto a Gardiner, perché sembra che abbia ancora più margine. Ancora più è vero, ragazzi. Mi sono reso conto ora di quanto sia stata facile la Nasser, anche al traguardo. Quanto sembri che abbia sofferto poco durante questi 400 metri. Sì, è vero, Wood si allena in Friuli. Di solito Van Niekerk e c'ha una Arzilla, credo, addirittura ottantenne come allenatrice. A rugby, grazie. Grazie, oggi mi hai sia corretto che un sacco di informazioni. E sono signori atleti quelli della Bahamas, Martas. Tra l'altro, dimmi, il tuo Niekerk nell'account è mica legato al nostro amico del Sudafrica? Emanuele, in Sudafrica il rugby è come il calcio qua. Fanno le partite di rugby come noi giochiamo a calcetto. E quindi è probabile infortunarsi per quel motivo. Non auspicabile. Sicuramente si sarà dato del coglione dopo questa cosa. Però è così che è andata. In Italia succede infortunarsi. Eh? Vattene tra pochissimo. Ragazzi, è un peccato lasciarci adesso che c'è un sacco di commenti e un sacco di discussioni.
Quindi, perché non tirate fuori 2 o 3 argomenti, se volete, di cui possiamo parlare nei prossimi 5 minuti velocemente, prima di darci appuntamento a domani, che sarà il penultimo giorno di questi mondiali. Iniziano a fare iniziano a fare a tirare i bilanci, insomma, sulla Rai. Allora, domani cosa avremo? Fortunatamente per me, perché impazzirò di meno a fare video, da domani ci sono ancora... No, ci sono un po' di gare, ma comunque meno. E sarà il 10° giorno che sarà una festa per me, perché dovrò presentare solamente 9 eventi, tra cui i 110 ostacoli che hanno semifinale e finale. Tanto parlo, avete tempo di fare i vostri commenti. Allora, domani abbiamo il giavellotto che si qualifica, che avrà la finale domani, giavellotto maschile. I 100 ostacoli che partono quelli con la Boiolo e salto in lungo femminile con la Strati. E credo c'è anche un'altra atleta oltre la Strati. Fanno vedere Tamberi nel frattempo. C'è Strati. No, c'è solo Strati. Eccola qua, Tania e Vincenzino nel secondo gruppo, scusatemi. Strati e Vincenzino hanno lottato ai campionati italiani e proprio all'ultimo la Strati mi pare che credo abbia vinto la Vincenzino. La bella sfida è stata nel salto triplo con la Cestonaro che ha battuto la Derkacz all'ultimo salto. Quindi avremo domani salto in lungo, giavellotto, 110 ostacoli. Di italiani avremo un sacco di italiani nella 4x400 maschile e femminile. Purtroppo non Fabri in finale. Poi delle belle finali femminili, un sacco di gare femminili, triplo 1500 e 5000, ma di buon livello, di grande spessore. 4% e maratona, la maratona maschile. Un po' di gare ci sono domani. Allora, vediamo se ti arrivano delle domande, delle richieste, dei commenti. Allora, tante. Gabriele, io sì, pensavo che Tamberi arrivasse al massimo sesto, in realtà, sesto settimo avevo detto, è arrivato ottavo. Speravo che andasse almeno a 2,29, ripetesse la semifinale, non l'ha fatto, nell'intervista ha detto che ha avuto dei problemi nel trovare il feeling che aveva trovato in semifinale, dei problemi di tecnica proprio, di salto, per lui che con l'infortunio che ha avuto e la necessità di cambiare tecnica ha un po' modificato il suo modo di saltare, quindi dice era probabile che venisse fuori qualche problemino in più. È stato molto franco e onesto e addirittura ha svelato che aveva avuto un problema intestinale di virus tra la qualifica e la finale, ma lui non aveva detto niente perché, come sostengo, è un personaggio che di per sé un personaggio corretto e onesto che fa apparire di sé solamente la parte positiva e nasconde i problemi, se li prende tutti in carico. Per un campione le cose devono sembrare facili agli occhi degli altri, no? Ok, ciao Super Stoner on board. Allora, quindi Wood Rojas nel triplo donne, nonché la giamaicana che si è migliorata tantissimo quest'anno. Ci guardiamo vediamo chi è. La Ricketts si è migliorata anche ultimamente. E Ibarguen non è la favorita non è per niente la favorita. Addirittura potrebbe essere battuta dalla Ricketts, secondo me. Comunque ricordo è una pedana dove si salta molto. Poi vediamo. È vero, Damiano. Io vorrei che uscissero prima i video, ma non ci riesco perché ogni volta arrivo in ritardo. Però sono riuscito poche volte a farlo uscire nel primo pomeriggio, ma speravo anche oggi. Ho avuto dei problemi con perché l'editor video è il mio nemico numero 1. Mi crasha ogni 2x3 e cerco di lavorare con i proxy perché non sa cosa fosse una versione di bassa qualità dei video per renderlo più facile reggerlo dal programma. Non funziona lo stesso, in molti casi mi crasha lo stesso,
Speravo di pubblicarlo almeno per le 6, è slittato alle 7 e mezzo e stavo tirando moccoli, cioè veramente. Sì, è vero, Damiano, cioè, è la mia speranza, speriamo domani di pubblicarlo in tempo. Martonx, come mai in Italia c'è una mancata corretta gestione degli atleti post-infortunio? Perché secondo me sono lasciati a se stessi semplicemente. Non c'è un programma della FIDA di gestione degli atleti post-infortunio, se non ti teniamo qui nel gruppo Elite, anche se non ha fatto niente quest'anno o nemmeno l'anno scorso. Pensate alla Del Bono, sono anni che non fa più niente, però è tenuta in fiducia nei gruppi Elite, ma non ha un percorso di riabilitazione anche mentale all'essere atleta che provenga dalla federazione. Questa cosa manca. Quindi l'unica cosa che fa la FIDA è aspettare ed essere fiduciosa, che è molto poco. Credo che sia così. Allora, Wood. Molti atleti italiani sono arrivati in buonissime condizioni a Doha. Sì, rispetto a Londra molto meglio. Rispetto a Londra miglioramenti nella preparazione del programma, nonostante sia più difficile, perché si tratta di una gara a ottobre anziché ad agosto. E pochi hanno avuto delle vere delusioni. E in molti casi si è trattata di inesperienza. Ma queste gare servono appunto a fare esperienza. E esperienze positive come queste migliorano ancora di più il feedback e il responso che potrà essere impiegato nei mondiali degli anni successivi, o alle Olimpiadi. Ok, poi Alessandro, pensi che la Nasi possa diventare la prima donna a scendere sotto i 48? Ovviamente l'ha già fatto, cioè non è che l'abbia già fatto, però ho capito la tua battuta, sai. La tua battuta si riferisce al fatto che puoi abbassare il volume, scusami. Scusami, puoi abbassare il volume della televisione? Ehi, grazie. Dove sono i record del mondo? I record del mondo della gara? C'è il report. Insomma, le due atleti che sono uscite sotto i 48 secondi non contano per te. E sì, comunque ci scende sotto 48 secondi. Questo è il punto. Poi, Malika, beh, grazie. Grazie per il commento. Mirko XD, non sarò al Grand Prix in Toscana perché a parte che sono Atletica Val di Cembra adesso, ma il 12 sono al Rising Star Mile a fare lo speaker, il Rising Star Mile di Settimo Torinese. Sì, è vero, sopra quel 15 c'è un gran saltone. Adesso sì, siamo alla fine di tutto. Allora, esatto, coach e Kratos Vilova. Alfa, il riassunto delle gare per l'Italia vuol dire cosa? La 4% oppure gli italiani in gara oggi? Oggi abbiamo avuto Tamberi che ha fatto 2,29, 2,27, è arrivato ottavo nel salto in alto. L'Italia si è qualificata nella 4% femminile e non nella 4% maschile, ma in entrambi i casi è stato battuto il record italiano delle gare velocissime. E poi ci sarà la marcia adesso con Stan e Giupponi. Questo volevo dire. Poi ci sarà la marcia con Stan e Giupponi. Per quel poco che posso dirvi della marcia, guardatevi anche il video che è uscito fuori, altrimenti lo so che esca tardi il video è un po' un peccato, però alla fine mi piacerebbe, alla fine di tutta questa avventura, vedere quei 10 video e esserne soddisfatto, e la gente che mi conosce grazie a quei video abbia questa una piccola idea di tutta la passione che ci ho messo dentro. Anche questo, no? Un progetto completo, il primo vero progetto completo, la mia prima prova in una cosa del genere. Per ora l'ultima, aspettando l'anno prossimo. Ok, grazie ragazzi per essere stati qui con me. Sono le 9:40, ampiamente passata l'ora, e quindi vi saluto. Vi ricordo che se avete ancora voglia di trovarmi, domani ci sarò per il penultimo giorno dei mondiali di Doha. Se vedete il timetable, ciao Malika, Messia o come vuoi chiamarti, se volete vedere il timetable di domani, così capiamo a che ore ci troviamo per la live. Indicativamente, domani la maratona non la commentiamo in diretta, parte a mezzanotte, parte alle 11, però
saremo presenti come oggi dalle... Vediamo, credo dalle 7:20 alle 9:30. 7:30... No, è un po' troppo lunga. Dalle 7:50 alle 9:30. Sì, mi ricordo. Domani siamo in live dalle 7:50 alle 9:30 per vederci gli ultimi salti del triplo, i 1.500 donne, i 5.000 donne e la 4% finale. Almeno l'Italia lì ce la troviamo. Ok? Grazie a tutti ragazzi. E allora, ciao atleti, io sono il Mezzofondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.